E buenos dias mundo, siamo arrivati in Spagna finalmente, a Barcellona siamo, e ora siamo giusto a pochi chilometri, a 15 chilometri dal centro di Barcellona, in un piccolo parcheggio dove abbiamo trascorso la notte, visto che ieri siamo arrivati tardi. Insomma, la notte, abbiamo trascorso il resto della notte, 26 ore di navigazione, un po' lentina la nave, e siamo arrivati qua alle 3:30 questa notte, adesso sono le 10:30, ci siamo riposati un po', eravamo un po' stanchini e comunque adesso riparte l'avventura in Spagna! Arrivati in Spagna, prima tappa, qual è, Mauretta? Dobbiamo mangiare e quindi dovendo mangiare dobbiamo fare la scorta di cibo Al suo supermercato preferito, che è il Mercadona. Adesso andiamo a cercarlo. Abbiamo dovuto staccare il frigorifero, quindi abbiamo pochissima roba in scatola secca, quindi prendiamo della roba fresca. Tra parentesi, qua c'è il jamón che è buonissimo e tante altre specialità spagnole. Mercadona! E vai! Ci siamo un po' trattati bene, ci siamo voluti prendere del suscetto, una paella ovviamente. Abbiamo speso complessivamente, ma non solo per oggi ovviamente, 207 euro. Abbiamo notato che rispetto all'anno scorso è leggermente aumentata la vita anche qua. Comunque abbiamo preso davvero tanta roba. Beh, ci trattiamo bene, diciamo che non ci facciamo mancare nulla, quindi... La vita è una sola. Vi salutiamo perché iniziamo a mangiare, anche se è tardi, sono già quasi le 2, abbiamo fame e... Tempi spagnoli. Sì, a più tardi. A più tardi. Comunque non l'abbiamo detto, siamo in riva al mare a pranzo. Poi facciamo vedere dove. Eccoci, questo è il nostro posto in riva al mare dove abbiamo pranzato. Carletto è lì e il mare di qui. E chi? Che si fa sempre più tempestoso. Sta arrivando la pioggia purtroppo. Siamo arrivati a Reus, che è la città natale di Gaudì. Conosciutissimo in tutto il mondo. C'è anche un suo museo qui in città. Ora stiamo aumentando il passo per vedere se riusciamo a vederlo entro stasera. I rifugi antiaerei costruiti durante la guerra civile. Però ora non sono visitabili. Fanno visita guidata, ma ora no. Entriamo a vedere il museo di Gaudì, siamo nella sua città natale e perché no? Su infancia y adolescencia transcurren por las calles de esta ciudad. Un núcleo generador de vida y de progreso que impregnaría de conocimientos y experiencias al joven Gaudí. Poetas, escritores, eclesiásticos, arquitectos, un círculo intelectual comprometido con el renacimiento de la cultura y la identidad catalana. No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. Gaudí recibe sus primeros encargos. En la Sagrada Familia todo es providencial, incluso mi entrada como arquitecto.
el templo de la Sagrada Familia brotaría como un gran poema en piedra, monumental y lleno de aciertos estructurales. Cada obra, cada pequeño detalle creado por Gaudí es fruto de un minucioso estudio de su uso, de su forma y de su integración en el conjunto. Gaudí fue un visionario. Su pensamiento y su legado continúa creciendo. Qual è l'aperitivo tipico di Reus? Vermouth e muscoli. Ce l'abbiamo tutte e due in camper, ce li possiamo fare noi, sia il vermouth spagnolo che i muscoli. E buongiorno! Buongiorno a tutti. Mattinata abbastanza cupa. Ha diluviato tutta la notte. Siamo a Reus, in pieno centro città, in un parcheggio pubblico con 4 posti camper. Ieri pomeriggio, sera, siamo riusciti a fare un giro per la cittadina, molto carina. E ora riprendiamo la nostra rotta. Avevamo intenzione di rilassarci qualche giorno su una spiaggia al sole, al caldo, ma questa meteo non ce lo permette. Così che facciamo un po' qualche percorso alternativo. Adesso abbiamo trovato un bel villaggio qua vicino che, se riusciamo, andiamo a visitare. Venite con noi. Iniziamo a fare il primo pieno di carburante, di gasolio nel nostro carletto. Gasolio a 1,243 €, benzina a 1,34 €. Questa è Spagna. Iniziamo un pochino a salire. Abbiamo lasciato il mare e abbiamo lasciato Reus, che non è proprio sul mare, ma è poco all'interno di Tarragona, pochi chilometri. E quindi adesso si sale. Siamo sui oltre i 300 metri e raggiungiamo il paesino di Mont Blanc. Che cos'è Mont Blanc? Allora, Mont Blanc è un monte bianco, il più alto dell'Europa occidentale, è un'azienda che produce penne di riso, è un dolce ed è anche un villaggio medievale della Catalogna. E ora andiamo a vedere. Ciufete, 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 ciufete. Contento? Carletto parcheggiato in questo bel parcheggio molto ampio e siamo proprio appena fuori dal paese di Mont Blanc, questo dolce paese che ora andiamo a scoprire assieme. Com'è la faccia di Mauro?
Siamo davanti alle mura del villaggio di Mont Blanc, villaggio medievale fortificato che ha avuto un ruolo importante nella guerra di secessione spagnola, quando i catalani cercavano di liberarsi dalla monarchia spagnola del 1700. Ma che freddo fa oggi, Mauro? Siamo quasi sui monti, quindi Comincia anche a piovere. Di nuovo Andiamo entriamo a vedere il paese, va? Sono simili alle nostre liguri, però queste qua sono pietre molto grosse. Noi usavamo le pietre molto più piccoline che ti facevano dei mosaici più dettagliati. Sta piovendo, facciamo un giro veloce. Sì. Ed ecco la vista del paesino dall'alto. Questo era il castillo di Mont Blanc, domina il paese fortificato. Il castello, che è stato costruito per controllare la strada d'accesso tra Tarragona e Lleida, quindi tra il mare e l'entroterra, è stato poi successivamente abbandonato e poco per volta è stato distrutto. Sembra che dovrebbe venire bello, perché quando arriva l'arcobaleno da bambino mi hanno insegnato che veniva il sole. C'è un intero arcobaleno, parte da sinistra e arriva a destra fino a terra. Andiamo a cercare la pentola d'oro? Il discorso è che noi siamo venuti in Spagna per trovare il sole. Qui mi sembra che il sole non ci sia più che altro. Abbiamo portato noi la pioggia? Fa un freddo della Madonna. La mia Bettina. Circondata dall'arcobaleno. Sole, vieni fuori. Un po' velocemente perché questa pioggia ci è già scassato. La principessa del castello. Più che altro mi sembri la piccola vedetta lombarda. Questa qui al centro, dicesi la pietra di volta, colei che tiene l'arco in sospensione, e quindi è la struttura portante dell'arco stesso. Ce l'hanno insegnato da bambini, da ragazzini. Lasciato Mont Blanc, ora ci addentriamo per le montagne nuovamente. Attraversiamo questi piccoli borghetti tra queste montagne della Serra del Montserrat e stasera vogliamo andare a dormire un po' più all'interno, in un'area che dovrebbe essere gratuita o perlomeno con tutti i servizi a un paio d'euro di costo, elettricità compresa. Vediamo se troviamo posto. Stiamo risalendo sempre l'Ebre, il fiume, e andiamo un po' più all'interno a vedere questi paesini sulle colline.
Ed eccoci arrivati al paesino che volevamo raggiungere. Si chiama Ascó. Ora siamo sulla cima dove c'è un castello e abbiamo la vista del paese là sotto. C'è anche una grossa centrale nucleare là in fondo, però vabbè, quello... Sperando che non esploda stanotte. Sperando che non esploda, quello è un optional. Comunque abbiamo il fiume Ebre qua sotto che è non in piena, di più. Andiamo a vedere il castello intanto. Quelle sono tutte vigne e oliveti. Questa riva qui del fiume è pienissima di mandorli. Sembra di essere in Sicilia. Mauro è solito dire sembra di essere in Sardegna. L'attitudine qui con la Sicilia dovrebbe esserci, più o meno. L'origine della fortezza risale al periodo islamico, probabilmente del X secolo. È passato poi all'ordine dei Templari nel 1182. Distrutto durante la guerra nel 1600 e abbandonato. E il fiume Ebre scorre lentamente qua sotto per arrivare fino a mare. Purtroppo non è visitabile, è tutto chiuso, in ristrutturazione, ma solo questa parte di destra è la vecchia torre del castello, mentre la parte di sinistra è stata completamente ricostruita. Le centrali nucleari hanno bisogno sempre di acqua per raffreddare i reattori e quindi devono essere vicini a un fiume quasi sempre. Eccoci all'area di Ascó. Ora vedo che l'ingresso si paga 2 euro per l'utilizzo dell'area. 2 euro un giorno, 4 euro 2 giorni. Eccoci qua, siamo ad Ascó, lungo il fiume Ebro. Noi siamo qui, questo è il nostro parcheggio. L'area è molto bella, sistemata bene. Peccato che non funzionasse la macchinetta e quindi abbiamo dovuto chiamare la polizia. È arrivato un poliziotto gentilissimo, un vigilante del comune ovviamente, gentilissimo, che ci ha aperto e addirittura adesso è rimasto tutto aperto. Dov'è che siamo? Sull'Ebre, si capisce? Questo fiume, vorrei anche ricordarvelo, siamo stati l'anno scorso alla delta dell'Ebro. Ve li segnaliamo i video dell'anno scorso dove? Qui o qui? Una delle due parti. Fiume bello in piena con le piogge di questi giorni, soprattutto ieri notte è diluviata tutta la notte, acqua grossa così. E nei prossimi giorni cosa è previsto? Pioggia. Peggio ancora. Ecco qua una bella visione dell'Ebro in piena, bello in piena, e del villaggio del paese di Ascó. Eccoci qua, buongiorno e ben svegliati a tutti. Posto davvero gradevole, molto tranquillo. Ora ci facciamo i servizi e poi ripartiamo. Breve pausa, breve sosta ulteriore a un'area picnic lungo il fiume Ebro. L'acqua è ai livelli stratosferici, ce n'è fin troppa. Purtroppo questa è una settimana un po', diciamola, sfortunata, per non dirlo in modo diverso, in modo più volgare, perché è prevista tanta di quella pioggia.
E soprattutto la cosa molto molto importante è che questo tempo sta stravolgendo i nostri piani. Oggi andiamo a vedere, dovevamo fare una cosa importante che già l'anno scorso non siamo riusciti a fare, quindi ci siamo presi il tempo per farla quest'anno. Boh, ci riusciremo? Ma in ogni caso i nostri programmi sono talmente vasti e ne abbiamo talmente tante di cose da fare che non facendone alcune ne facciamo altre. Quindi bisogna sempre vedere qualcosa di positivo, nonostante questo tempo terribile che io odio. Lasciamo la Catalogna e entriamo nella Comunidad Valenciana. Purtroppo le coves di San José sono chiuse. Avremmo voluto già dall'anno scorso andarci, ma... Era una tappa che aspettavamo quasi da un anno. L'anno scorso siamo passati molto velocemente in questa zona perché dovevamo scendere abbastanza velocemente. Quest'anno ce la siamo tenuta appositamente, queste grotte dove si può navigare, un fiume navigabile. Questo è il più lungo fiume navigabile sotterraneo d'Europa. Tanto che la visita è composta da circa 800 metri su una barchetta, come quelle che abbiamo inquadrato poco fa all'ingresso, e un percorso di 250 metri a piedi. Però purtroppo a causa di queste piogge continue di questi giorni, quindi hanno vietato l'accesso e chiuso assolutamente le visite. C'è troppa acqua all'interno del fiume, soprattutto avete visto anche l'Ebro come era in piena. E a volte quando si dice ci vede benissimo. La seconda volta che veniamo qua per fare le coves del San José e la seconda volta che torniamo con le pive del sacco. Ora per un paio di giorni comunque resteremo in zona, stiamo in zona Valencia, quindi si può sperare in un piccolo miracolo. Non riusciamo a farvele vedere. Volevamo viverle noi e farle vedere a voi. Quindi torniamo da Carletto, ci mangiamo qualcosa e poi ci muoviamo verso Valencia. Con le facce tristi, gli ombrelli nelle mani, ce ne torniamo da Carletto. Che almeno lui ci accoglie a ruote aperte. Per visitare Valencia abbiamo deciso di fermarci un po' fuori città perché verso il centro è praticamente impossibile con i camper fermarsi, ci sono solo dei parcheggi liberi e sinceramente lette varie recensioni non ci fidiamo molto, ci sono stati diversi furti in passato, quindi un po' fuori città, 12 km comunque. 20-25 minuti in metropolitana e siamo già in centro. Va bene. Va bene. Se vuoi farla a piedi, falla a piedi. Andiamo. E si chiama anche Camping Valencia. Io lo chiamerei Camping fuori Valencia comunque.